No, non siamo ancora alla torre. Ma vi assicuro che in questo episodio numero 2 di Volevo solo aprire un museo vedremo insieme lo spazio, vi racconteremo qualcosa in più e capirete meglio di cosa stiamo parlando. Questo piccolo prologo qui si rende necessario perché in questa settimana abbiamo raccolto tantissime ore di girato, abbiamo raccolto anche tanti momenti e tante piccole cose fondamentali per noi che sono successe, tipo l'arrivo della luce. Sfidiamo l'oscurità e vediamo se le luci funzionano. Vedete quanto è buio? Olè. Quello lì, vai, a te l'onore. Oh. Signori e signori, abbiamo le luci. Oh, è già qualcosa, no? L'arrivo dei primi pezzi dell'impalcatura, che sarà montata e finita nei prossimi giorni. Io no, già tanto che porto me stessa e mi sono stancata. Ehi. Ok. Monta, io. Monta, noi guardiamo. Delle attese nella sede dei vigili urbani per chiedere delle ulteriori autorizzazioni. Il comune. Tante altre cose che comunque vedremo e racconteremo piano piano. Tutto questo, la cosa principale, cioè la presentazione dello spazio che abbiamo girato, abbiamo raccontato all'interno dello spazio, è venuta in uno schifo. Perché diciamo c'è un fattore che non va mai dimenticato e sottovalutato, è che le riprese e il montaggio le realizziamo noi, che tecnicamente siamo veramente scarsi. E quindi in questa bellissima intervista, questa bellissima chiacchierata che abbiamo avuto io e Deborah giù alla torre, sostanzialmente si sente solamente il fruscio del vento, tutto fuorché le nostre voci. Non avendo un microfono potevamo un attimo dedurlo e desumerlo, però siamo scarsi. Sono talmente scarso che nella fase di montaggio dell'episodio numero 1, che se non avete visto vedetelo, ho tagliato la parte in cui si presentava la squadra e lì, come avete visto, eravamo in 3, eravamo io, Deborah e Zia, e manca però la quarta socia, che io con profonda vergogna e con profondo imbarazzo e profonda, anzi, inettitudine ho tagliato la presentazione. Perlomeno ho tagliato la sua presentazione, perché lei si chiama Chiara, è architetto, vive e lavora a Torino attualmente e tornerà qui tra qualche settimana, quindi appena torna, per farmi perdonare, una puntata sarà dedicata a Chiara e la sua vita, peggio per voi, quindi yeah! Scenderemo alla torre con una persona speciale, capirete perché, e che ha una storia veramente, veramente particolare e vedremo un po' come si evolve questa puntata strana. Per il resto, seguiteci. Allora, eccoci, come vi ho detto sto andando a prendere quest'altra persona e ora vi spiegherò anche chi è e perché sto andando con lui. Eccoci. Allora, per chi non lo sapesse, lui
è mio zio Giovanni, nonché marito di Rita, e che abbiamo scoperto nei giorni scorsi, dopo il primo video parlandone, che non è mai stato alla torre, nonostante, diciamo, siano sposati da 25 anni e che conosca molto bene le peripezie della torre, non l'ha mai vista, quindi era giusto andare per la prima volta con lui oggi e vediamo insieme gli spazi. E perché tu non sei mai sceso? Perché me ne sono guardato bene, paura. Contro la maledizione della torre. Sì, anch'io mi misi in mente di aprire una libreria e mi dicevano ma perché non fai il professore? Ciao Terzo. Però alla fine l'ho aperta, insomma. ed è un po' che sta là, si sposta ogni tanto per... Ma una libreria è una libreria, si vendono i libri, il museo Sì. invece Vabbè, è un poco più impegnativo. Sono mai sceso, sono anche questi 96 gradini. abbiamo contato ufficialmente sono 86 Ecco. gradini. Non tanto per la discesa quanto per la risalita. Tutti gli ascensori che fanno magari ti fanno pure una funivia, quindi Lo ski lift potremmo proporlo. ci siamo quasi. Ci siamo quasi, qua dietro l'angolo. Eccoci. Ora di aprire per la prima volta dopo 25 anni. Quando siamo entrati la prima volta a dicembre l'anno scorso era completamente arrugginito il lucchetto, abbiamo dovuto spaccare e dentro non si poteva entrare. Evviva! Bah, questo non me lo immaginavo proprio così. Ah, tutt'altro? Allora, questo è non l'atrio, avevo idea. è l'atrio di ingresso. Qua ci sono un po' di stanze che vi faccio vedere. Qui su c'è la torre con questa piccola impalcatura che è arrivata nei giorni scorsi. Facciamo un giro delle stanze. Perché non te l'aspettavi così? Perché non ne avevo idea che fosse così. Allora, questa è la parte di... Hai detto che c'è di la luce, posso? La luce aspetta da qua. Ci mette un po' ad accendersi. E qua. E questa è la parte di mamma. Lì dietro quella porta, dietro quel muro lì, ci sono 2 locali che abbiamo richiesto al comune, dove andrà la biglietteria e la caffetteria e i servizi accessori. Questo qui sarà già prima stanza espositiva. Il cammino non lo so. Il camino andrà via, no? Il camino andrà via perché non ci serve. Qui c'è questa piccola stanzetta che dà praticamente è la base della torre. Spazio espositivo. Questo è tutto spazio espositivo. Noi manterremo dove possiamo, qua ci sono dei bei pavimenti molto rovinati però, dove possiamo manterremo i muri nelle condizioni in cui sono, i pavimenti come sono, perché ci teniamo che lo spazio sia quanto più naturale e vero possibile. Guarda, si è accesa la luce, guarda che bellezza. Anche quella si è accesa. Oh, che bello avere la luce. Ed è uno. Poi qua c'è quest'altra stanza. Poi andiamo su. Qua c'è quest'altra stanza che ha un bellissimo pavimento, così come bellissimi segni sul soffitto. È un pozzo. E un'altra cucina. La cisterna che dobbiamo andare a esplorare è lì, quella lì nell'angolo all'ingresso, poi te la faccio vedere. Qua è il cartello dei lavori che mise nonna nel 91. Poi si va di qua a sinistra nella stanza grande dove si è accesa anche la luce nel frattempo. Spettacolare. Questo qui, da qua vi faccio vedere il cortile. Controcampo, qua ci sono le scale che portano a quella stanza che dobbiamo rimettere a posto. Qui viene la scala che porta al piano di sopra, lì proprio, qui addosso, a ridosso del muro. E dove sfonderà lì? Sì, lì abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni per andare su, per riconnettere al piano di sopra. Si poteva anche tenere una scala esterna, no? E la scala esterna c'era prima, però era brutta, fu tolta. Qui ci sono questi piccoli passaggi di collegamento da una parte all'altra, delle stanzette che recupereremo, e di là poi c'è il gioiello più bello. Posso? Prego, prego.
Fantastico! Che meraviglia! Questo è il giardino. Questa è la stanza qui da Ficcose. Questo è il giardino che a quest'ora con questa luce è paradisiaco. E siamo sotto la torre, ai piedi della torre, quassù. La scala che andremo a mettere ci permetterà di salire lì dove c'è quella loggetta, e dietro di quella si arriverà, c'è un terrazzo e si potrà accedere al tetto della torre. Questi alberi sono quelli che ha messo nonna, piantato nonna, l'ulivo, il melograno, l'alloro, il fico e il nespolo. Qui sotto, come dicevo l'altra volta, c'è Wall Street, c'è via Muro, che corre qua sotto e che con questa vista qui. Lì anche vogliamo dare la possibilità di accedere a quest'altra parte, rendere calpestabile questo tetto da sull'atrio giù, ed è anche lui ai piedi di Torre del Capone. E qui ci sono diversi buchi dove fecero i carotaggi per controllare come stesse la torre, così si resero conto, questo me l'ha detto papà, che era piena. Questo ti volevo chiedere. Tutta piena. Il tetto della torre è calpestabile? Cioè A quanto abbiamo visto con il drone, sì. tutto deve essere un po' difficile, no? Eh sì, no, se fosse facile ci annoieremmo. Che gusto c'è? Qui, rendetevi conto, su questo passetto c'era una quantità di edera che rendeva impossibile vedere quell'apertura lì. Bello, bellissimo. Scendendo per risalire. Attento però, che se guardi in alto. Per risalire dove? È verso la civiltà. Ah, qui. Vabbè, possiamo risalire? Sì. Io. Ci sono questi 84 scalini, sa? C'è un cielo piuttosto nero. Torni in libreria? Sì. Ciao, Ciao, zii. grazie per Grazie. questa meravigliosa vista. Indirettamente, grazie a te. Ciao, Ciao ciao. buona fortuna. Andrà benissimo.